Un flop clamoroso, un disastro quello del Milan futuro, un fallimento che ha rispecchiato perfettamente le parole di Ibrahimovic a inizio anno. Il Milan futuro sarà il copia e incolla della prima squadra. Direi perfette perché è un fallimento a tutti gli effetti, non c'è una virgola di traverso. In questo video cerchiamo di analizzare i motivi di questo disastro, punto per punto, dalla gestione caotica alle scelte sbagliate. Fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video. Partiamo dai numeri perché parlano da soli. Milan Futuro ha chiuso il girone B di Serie C al 18° posto, 34 punti, 7 vittorie, 13 pareggi e ben 18 sconfitte. L'attacco è tra i peggiori con appena 4 gol nelle prime 10 giornate. Il colpo di grazia è arrivato nei playout contro la Spalle, 1-0 all'andata, 0-2 al ritorno, con Masini che ha consacrato la retrocessione in Serie D. Un record negativo, il Milan Futuro è la seconda squadra italiana a retrocedere così in basso, un disastro sportivo senza precedenti. Il Milan ha investito circa 15 milioni di euro per il Milan Futuro, una cifra da Serie B per una squadra Under 23. L'idea era quella di costruire un vivaio di talenti per il futuro, e ok, va bene, ma già dal nome io non avevo dei bei pretesti, ma che cazzo di nome è Milan Futuro? Ho sempre pensato sin dall'inizio che fosse uno di quei nomi delle squadre tipo Inazuma Eleven, no? Anime giapponesi, già dal nome siamo partiti male, serviva qualcosa di più normale. Ma entriamo nel cuore del problema, a partire dalla gestione dirigenziale, perché il problema, come per la prima squadra, parte sempre dall'alto. Ibrahimovic, che era capo del progetto, ha nominato come responsabile per la creazione della squadra Jovan Kirovski, dirigente che lo aveva portato ai Galaxy nel passato. La sua nomina è stata il primo grande errore. Kirovski, pur avendo un background calcistico, non aveva alcuna esperienza nel calcio italiano, tantomeno nella Serie C, ma come si fa a pensare di mettere un americano a gestire una squadra di Serie C che non sa neanche che cos'è la Serie C? Secondo me bisognerebbe cercare un direttore sportivo che conosce la categoria, che sa come muoversi, siete d'accordo? Kirovski si è rivelato completamente fuori posto, la sua presenza era quasi inesistente, raramente si faceva vedere alle trasferte, lasciando la squadra senza una guida visibile e senza quel supporto morale che un dirigente deve garantire in un progetto così delicato. La sua provenienza dalla MLS, un campionato con dinamiche e pressioni ben diverse, ha amplificato il divario, non ha saputo leggere il calcio italiano né costruire una struttura dirigenziale capace di sostenere la squadra e infatti giustamente è saltato. Poi io metterei in dubbio anche chi ce l'ha messo lì. A peggiorare le cose, la gestione dirigenziale è stata segnata dai conflitti interni che hanno minato ogni possibilità di successo. Antonio Dottavio, che era il direttore sportivo del Milan, cioè della prima squadra, anche se lui ha agito prevalentemente nell'ombra, di lui non si è quasi mai parlato a livello dirigenziale nel Milan di Furlani, Moncada e Ibra. Era una figura con esperienza nel calcio italiano, un profilo che avrebbe potuto dare stabilità e invece è stato messo alla porta dopo pochi mesi, vittima di un conflitto con Ibrahimovic. Le ricostruzioni parlano di divergenze insanabili. Dottavio voleva un approccio più tradizionale con una rosa bilanciata tra giovani e veterani, mentre Ibrahimovic e Kirovski spingevano, anzi non puntavano, anzi sì, spingevano per una squadra quasi esclusivamente Under 23, in linea con la filosofia del progetto ma senza considerare la realtà della Serie C. È stato sbagliato anche il mercato, perché bella l'idea di voler far crescere quei giovani che in primavera magari sono fuori categoria ed è giusto provare nel calcio vero, quello dove ti picchiano, dove c'è gente con più esperienza per farsi le ossa, però il mercato estivo è stato un disastro perché in pratica non hanno preso giocatori di esperienza per la Serie C, solo Fall e Longo, basta, gli altri tutti giovani. Poi ovviamente teniamo conto di quanti fuori quota si possono prendere perché c'è un limite, però la base è quella. E infatti si sono resi conto della cazzata perché a gennaio hanno cercato di fare innesti di esperienza prendendo 3 over 30 come Magrassi, Camporese e Branca. Poi anche Quirini, che comunque ha 21 anni ma aveva comunque già giocato in C e ha fatto 3 gol considerando che è un terzino ma anche centrocampista. Quindi mercato sbagliato già a partire dall'estate, poi cercato di riparare a gennaio, vedete, uguale alla prima squadra, le parole di Ibra sono state profetiche. C'è stato un sacco di confusione anche sulla gestione dei giocatori, perché se all'inizio Alex Jimenez è stato mandato nell'Under 23 e poi fissato in prima squadra, questo è uno dei primi errori, perché Jimenez, anche se è giovane, si vedeva che era già pronto per stare coi grandi. Secondo me lui non doveva neanche fare una presenza in C, perché si vedeva che era fuori categoria, era sprecato, e secondo me era giusto sin da subito tenerlo in prima squadra e alternarlo sin da subito. Poi Fonseca ci è arrivato tardi e con Sensao poi l'ha tenuto stabile anche titolare. Mentre invece con
altri giocatori tipo Camarda, secondo me è scandaloso che non abbia fatto le presenze necessarie per fare i playout. Non perché lui magari sarebbe stato decisivo e ci avrebbe salvato con la spalle, ma perché se lo mandi in prima squadra a fare panchina va bene che si fa esperienza, ma uno come lui, che è un giocatore per cui stravedo, ma non è Yamal e di Yamal ce n'è uno, deve farsi le ossa in Serie C. E va fatto crescere non abbattendolo se non realizza quei gol che magari ti aspetti, perché appunto uno come lui va coccolato e tenuto ben stretto, pure se non fa bene perché è un 2008 e io ero pro al suo trasferimento al Monza a gennaio perché qualche spezzone di partite in Serie A magari l'avrebbe fatto, però è stato preferito mandarlo in panchina in A senza farlo giocare in C dove si poteva raggiungere le presenze per i playout, ma è più un discorso di crescita il mio. Poi anche giocatori come Zeroli ci sta sul trasferimento al Monza per farlo giocare un po', poi si è fatto male, magari avrebbe fatto quasi tutte le partite, ma è un giocatore per la A? Magari un giocatore per un'alta Serie B ad oggi, tipo in un Sassuolo 25-26, anche comunque se in Serie A ce lo vedrei bene. E poi un altro di quei giocatori che è stato pompatissimo dal suo arrivo in estate, che anche lui non era uno da Serie C e che doveva stare in prima squadra, Silvano Voss, che oddio non discuto le sue qualità, però ha giocato 13 partite, magari era fuori ruolo e non nel suo, però anche lui è scomparso, non si è più parlato di lui. Poi ovviamente il contesto fallimentare dove le cose non vanno bene non aiutano certi giocatori. Poi uno è arrivato dall'Olanda, dall'Italia, che ha 20 anni, deve ambientarsi, quindi ai giocatori va dato tempo e non si bocciano dopo solo una stagione. Liberali invece è uno che a mio avviso sì, è un bel talentino, però forse non è ancora tanto pronto per la Serie C per quanto visto quest'anno. Poi io sono uno pro lanciare i giovani in Serie A per qualche spezzone, tipo come faceva Fonseca, lui li lanciava ogni tanto e ci stava, mentre invece con Sensao li ha praticamente bruciati tutti, siamo passati da un estremo all'altro. Questa stagione è stato un flop anche sulla scelta della panchina, perché Bonera va bene che era nello staff di Pioli, ma in Serie C in generale non aveva mai allenato e infatti si sono visti i risultati. Quello lì sarebbe dovuto essere stato il posto di Abate, che però anche lì dalle ricostruzioni sembra che ci sia stato un diverbio con Ibra e quindi l'ex terzino è saltato ed è andato alla Ternana, dove ha fatto bene. Poi è successo il caos con gli esoneri, prima cacciato, poi richiamato, poi di nuovo cacciato, però su Abate c'erano buoni presupposti, ma niente. Poi hanno chiamato sì Oddo e Tassotti, ma non gli vanno imputate colpe, e l'ultimo dei problemi, come lo era con Sensao per la prima squadra, i problemi vengono dall'alto. Poi momento di regolamento, per la cronaca, nonostante la retrocessione i contratti dei giocatori restano validi anche in Serie D grazie all'affiliazione con la Serie A. Ma leggendo il tweet del direttore di Sport Italia Michele Criscitello mi viene solo da appoggiarlo. Non si può far giocare una squadra sotto una società che ha 300 milioni di fatturato contro altre di Serie D che magari fanno fatica ad iscriversi al campionato. Non so se poi ci saranno dei risvolti, magari vengono ripescati perché in Serie C c'è qualcuno appunto che non riesce ad iscriversi, tipo un caso Trapani o anche la SPA, che però comunque ci va l'Inter Under 23. Facciamo un confronto anche con le altre squadre Under 23, la Juve e l'Atalanta. I neroazzurri rappresentano il modello più virtuoso tra le seconde squadre italiane. La squadra di Modesto ha chiuso ai playoff quest'anno e il suo progetto è costruito su basi solide, gestione coerente e un allenatore esperto. Poi ci sono giocatori come Mendicino, Del Lungo e Bonfanti che hanno brillato. La Juve Next Gen invece ha avuto una stagione più altalenante, ma comunque di gran lunga superiore a quella del Milan Futuro. Dopo un avvio difficile con sole 4 vittorie in 20 partite e un posto in zona playout, i bianconeri hanno invertito la rotta grazie a una decisione coraggiosa: l'esonero di Paolo Montero a dicembre 2024 e il ritorno di Massimo Brambilla in panchina, che ha riportato la squadra ai playoff. Il progetto consolidato della Juve ha permesso di produrre moltissimi talenti che conosciamo: Sule, Fagioli, Miretti, poi anche giocatori che hanno lasciato l'Under 23 per andare in prima squadra quest'anno con Thiago Motta. Ad esempio Savona, che vabbè, lui per me non è da Juve, però anche comunque Rui e Mbangula. Quindi la retrocessione del Milan Futuro in Serie D nella stagione 2024-2025 è stato un colpo durissimo, ma rappresenta anche un'opportunità per il club di ripensare un progetto nato con grandi ambizioni, ma affondato da errori clamorosi. Innanzitutto la prima correzione da fare riguarda la dirigenza. Prendere uno che conosca la Serie C è il primo passo da fare e deve fare il mercato con carta bianca senza avere dei conflitti. Il ruolo di Ibrahimovic come advisor va ridimensionato, la sua visione carismatica è un valore, ma deve essere affiancata da professionisti esperti che traducano le sue idee in realtà. Se vogliamo farlo rimanere, perché come dirigente, tra virgolette, ha fallito in questa prima stagione, lui secondo me deve rimanere solo a fare l'uomo immagine e che vengano prese altre persone più pronte per fare un ruolo.
Che poi Ibra è un dipendente di Red Bird, non del Milan. Lui dentro la società metterà parola, ma contano quelle di Furlani, di Moncade, di Tari adesso. Poi anche di Allegri, volendo, perché anche lui è dentro il mercato. Ibra è tipo il parafulmine della società, in poche parole. E al tempo stesso serve un allenatore con esperienza, che sia capace di gestire la squadra. Poi in Serie D, giochi fuori categoria, infatti bisognerà vedere chi vorrà restare, perché il mercato sarà un punto cruciale. Magari saliranno alcuni dalla primavera anche molto giovani. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, nei commenti su quali temi siete più d'accordo oppure no, o se magari avete qualcos'altro da proporre, scrivetelo nei commenti che ne discutiamo. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, di seguirmi sui miei social, Instagram e TikTok, e noi ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao! No, ho fatto un ciao che non andava tanto bene, facciamo così, ciao!